Ciao ragazzi, allora prima di procedere alla misura della risposta in frequenza di un diffusore acustico o altoparlante che sia, in verità ci dovremmo assicurare che stiamo utilizzando una scheda audio che abbia a sua volta una risposta in frequenza lineare, dritta, onde sfalsare poi le misure che faremo in seguito, ok? Per fare questo dovremmo calibrare la scheda audio, ok? Bene, per procedere si va in preferenze, si seleziona sound card, cioè scheda audio, ok? La solita schermata di prima, assicurandoci sempre che stiamo utilizzando i canali che sono collegati, che i livelli siano quelli idonei, lo possiamo fare anche adesso, ok? Ok, bene, fatto ciò, per procedere alla calibrazione della scheda audio si clicca semplicemente su questo tasto, ok? Effettivamente dice calibrate. Andiamo, avanziamo, ci vengono riproposti i livelli che sono adatti a quelli che abbiamo regolati precedentemente, quindi ok, avanziamo ancora e il sistema effettuerà una prima misura di verifica. Bene, chiudiamo un attimo ed eccola qua. Questa è la risposta attuale di questa scheda audio che stiamo utilizzando ed effettivamente non è proprio un granché, anzi vi dirò di più, non è adatta, ma per nulla, ok? Perché verso i 20.000 sto utilizzando una divisione a 5 dB, diciamo perde qualche dB e potrebbe essere accettabile, ma sotto i 500 c'è una voragine, non è adatta, non è idonea, ok? Quindi la calibrazione è necessaria, ok? Per concludere questa operazione bisogna creare diciamo un file. Il file in effetti viene creato partendo da questa risposta in frequenza che ora il sistema conosce. Bene, si clicca su make, qua si potrebbero aggiungere delle note ma non sono necessarie, è necessario invece selezionare la cartella, una cartella di destinazione, e nominare il file con un nome che poi sia facile da ricordare, ok? Calibrazione scheda audio USB, la mia generica, in data 18/06/22, ok? Si salva. Si può notare che il sistema già ha selezionato il file che abbiamo creato e lo sta già utilizzando, ok? Perfetto. Ora dovremmo assicurarci che questa procedura abbia portato qualche beneficio a questa nostra risposta di frequenza. Bene, per farlo facciamo un'ennesima misura utilizzando il file di calibrazione e vediamo cosa è successo. Ed eccola qua. Questa era quella precedente, questa è quella attuale. Direi più che accettabile, va benissimo, ok? Con una divisione a 5 dB è bella dritta, quindi va benissimo. Bene, quando faremo qualche misura della risposta in frequenza, noi dobbiamo sempre assicurarci che il programma, il sistema stia utilizzando questo file, ok? Laddove per qualche motivo non fosse selezionato, basta cliccare sul browse e andare nella cartella o dove si presume sia il file, perché potrebbe stare in qualsivoglia cartella, e si va a ripescare, ok? Si seleziona e rimettiamo di nuovo
diciamo nel campo il file interessato. Ok? Bene. Questo è quanto, non credo ci sia altro per quanto riguarda la calibrazione. Spero di essere stato chiaro, laddove non lo fossi stato mi fate sapere. Per ora è quanto, alla prossima, ciao!